No, non li ho presi. Beh, Ti sei solo adesso. comandato? No. Welcome, 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 benvenuti. Ciao. Ciao a Ciao tutti. Moonchild. Ecco Buonasera. Moonchild come sempre fa i disastri. Benvenuti, benvenuti. Eccoci qua per il nostro appuntamento per la nuova onda incantata Kim 53 Viandante dei cieli. Rouge, rosso. Lo so. Vedete, ho fatto cambiare la magliettina al nostro Moonchild velocemente perché chi vuole del red, cioè il collane di corallo red, quindi sono sempre sul petto, che lì. E sei fiorata, vedo. Fiorata. Sono fiorata di rosso, se vedete, ho i fiori rossi. Almeno da qualche parte la Sì, primavera esiste, quindi qua no, ancora no. Qua è inverno. assolutamente. No, Qua qua c'è anzi, ho il ventilatore acceso e oggi aspettate un secondo solo che condivido. sì, Un anche io. attimo. Oggi che sono a casa posso farcela. No, non ce la faccio. Vai nel mio e condividi dal mio. Sì, sì, fatto, fatto. Aspetta che Donato. Sono un po' imbranato. Donato è un po' imbranato oggi. Il nostro Moonchild. Nella storia. E come mai non posso Ciao Anna! Ciao Bedda, Bedda! Ciao Aurora! Ciao Laura! Ciao, ciao a tutti. Niente, no, non ce la faccio. Ah sì, forse sì. Vediamo qua. Se mi vai a cercare l'ho condiviso nel mio tesoro. Mm, no, boh, vabbè. I misteri di oggi del viandante. Questi misteri assoluti. Come mai, come mai, come mai? Non si E oggi saprete, ho delle cose da dirvi, delle grandi novità. bene. Niente. Vabbè, facciamo che niente, l'ho solo condiviso nel... Va bene lo stesso. Eccomi qua. Allora, benvenuti, benvenuti. Com'è andata l'onda del sole? Sono uscite tutte le cose, è uscito tutto? Com'è Sono uscite andata, mio caro Monciai? un bel po' di cose sono uscite, sì. Belle possibilità, Tutto già belle... canaglia, bravo Aurora, perché questa sera io non sono nella casa di Rasha, the House of Ra, ma sono nel The Temple of Sun. Vi presento il mio negozio di gioielleria, che non è solo mio ovviamente, sono parte raggio con qualcun altro, e questo è un piccolo tempio, quindi con un sono certo... dalla casa di Ra, dalla Mezzodome, sono in un piccolo tempio, quando volete qui lo scoprirete, quindi se passate, ciao Renzo, se passate da Luxor non perdete di entrare perché questo luogo ha collane, bracciali, cose che non di regine che arrivano a chiamata, pietre veramente molto vecchie, molto antiche, agate di tutti i tipi, quindi siete benvenuti a venirci a trovare, quindi oggi invece sono qui e faccio questo viandante, ovviamente perché il viandante si muove e io oggi mi sono mossa e sono nel centro, pensate che sono vicinissima al tempio di Luxor e vicino
al meraviglioso obelisco del tempio di Luxor. È proprio qua di fronte a me è l'obelisco, quindi mi dà un po' di carica, perché come sapete non ne ho assolutamente io di energia, e quindi ho bisogno di un pochino di energia, vero Donato? Che non ho energia. Sì, infatti, ma un po' anche qua perché Abbiamo direttamente. anche Donato perché Donato oggi aveva la neve, stava nevicando, Ma ghiaccio, no, ma una eccetera. tempesta Quindi con i tuoni e il ghiaccio, tuoni e ghiaccio, incredibile. Ad aprile, cioè, e io ovviamente dovevo uscire oggi perché il viandante mi ha portato a dover uscire. esattamente. Perfetto. Ma infatti non ci crede nessuno che non ha energia, Anna, ma qui sono attorniata da tutte le mie pietre. Guardate, oggi mi è arrivato anche un regalo, il mio amato set. Set che è l'ombra, Oh, guardate che meraviglia che è. Poco fa mi è stato donato, quindi guardate che meraviglia. Quindi oggi faccio la diretta con il mio amato set di fianco. Ciao Mimma, ciao Paola, ciao a tutti. Come sempre fratello, grazie a tutti di seguirci, e come sapete noi cerchiamo di condividere le informazioni per quelli che sono i prossimi 13 giorni, l'energia che è cambiata con la nuova onda, che è proprio oggi, il viandante magnetico, e cerchiamo di guidarvi con le nostre visioni, io tramite gli oracoli e Donato tramite lo Maio, in quello che ci aspetta, quello che possiamo passare, no? Quindi è molto importante, abbiamo fatto questa onda del sole dove tante cose sono uscite, dove si sono scoperte facce, situazioni, e semplicemente bisogna stare a guardare. Adesso che cosa ci chiede il viandante? Ci chiede di credere in noi, di avere il coraggio di camminare per quello che è veramente è importante per noi, no? Questa profezia che porta questo profeta, qual è? Che devo portare la mia, basta essere tutti uguali, basta continuare a fare le pecore e continuare a stare nel gregge. Sono diventata molto catartica, molto più del solito perché non lo ero per niente, e però devo dire che con l'entrata del mio caro amico di merende Plutone, devo dire che non c'è, come dico sempre, non c'è più tempo di pettinare le bambole. Ora è veramente il momento di prenderci la responsabilità di chi siamo e camminare per quelli che siamo, e siamo, come vi dico sempre, siete bellissimi. Quindi non abbiate paura di mostrarvi, non abbiate paura di camminare, e prendetevi questi 13 giorni, provate questi 13 giorni di avere veramente il coraggio di fare le cose come le volete voi. Datevi un po' di questo tempo, credete in voi. Lo so che ci vuole coraggio, ma ci vuole coraggio guardarci in faccia. Però pensate quando è bello quando vi guardate e vi vedete attraverso, no? Questa onda tra l'altro ha dei glifi che io amo follemente, invece Donato odio follemente, però perché tutto quali? questo fa parte dell'amore. La Quali sono? tempesta, amore. Beh, c'è la La mia guida, tempesta, no? la mia C'è una guida. tempesta, c'è una Sì, meravigliosa perché tempesta, no? Un glifo però d'attesa su questa tempesta, poi onda c'è il sole. io la amo, la adoro perché c'è la mia guida, la mia scusa, la mia guida e il mio Beh, psiconomo. e certo, io so il psicono anch'io, che è la meravigliosa terra intonante, quindi la numero 57, quindi assolutamente, amo assolutamente questa onda. Quindi diamoci il permesso quei 3 giorni almeno di provarci, no? Di vedere come va. Poi potete decidere di tornare indietro, no? Vediamo un po'. Allora, io inizierei e vi chiedo di fare con me un bel respiro qui in questo tempio del sole, e guardate chi vi sta parlando è Shamsi, io sono il sole, e iniziamo, facciamo un bel respiro, entriamo nell'energia di oggi del Kin 53, il viandante magnetico, e dice così: io unifico per esplorare, attraendo l'attenzione. Sigillo l'output dello spazio con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio
potere duplicato. Bel respiro e ok, adesso siamo dentro l'onda del viandante. Andiamo a vedere che cosa ci vuole dire questa onda del viandante. Andiamo a vedere che informazioni ci vuole dare. Là, ecco qua. L'onda del viandante ci chiede proprio di morire per rinascere, ci chiede di veramente tagliare e incominciare a camminare veramente per una strada, per una vita, per un quotidiano, perché ricordatevi che se non portate le cose nel quotidiano tutti i giorni, qui e ora, non cambierà mai nulla. Quindi non è perché stiamo a sognare sopra, ma siamo qui in questo momento. E ci chiede veramente di portare la responsabilità veramente di manifestare in che modo noi vogliamo fare le cose, ma ricordatevi che non dovete mai dimenticare il vostro cuore. Se prendete ogni decisione e cominciate a portare le cose e portatele veramente con veramente la serietà e l'eleganza che vi contraddistingue e portatele con quello che sentite nel cuore. Okay? Non siate succubi del vostro cuore, ma lasciate che quel cuore sia la vostra guida per riuscire a camminare ed andare avanti. Quindi manifestate questo cambio in questi 13 giorni, ma manifestatelo vi chiede il viandante. Ok? Ha tremato anche 7. Ho fatto tremare anche 7. Non so cosa è successo. Eccomi qua, pronti via. Allora, il viandante dice, bene, oggi iniziamo un viaggio. Iniziamo questo viaggio velocemente, iniziamo a camminare, iniziamo a spostarci, iniziamo a vedere le cose in una maniera diversa. Muoviamoci. Yalla, come dico io, yalla yalla. Cominciamo ad andare avanti e riportiamo quell'ordine, riportiamo quell'armonia in quelle basi. Come ho detto prima, portate giù quelle basi affinché voi potete poi costruire, cominciare a capire come si muovono le cose e fare le cose esattamente come siete voi. Okay? E proprio vi dico, gli dice manifesta con una grandissima eleganza, con una grandissima serietà, ma serietà non vuol dire che dovete essere tristi, che dovete essere musoni, proprio dovete fare con l'allegria, con quello che il vostro cuore vi dice e riportare armonia nelle nostre vite, riporto quell'armonia e ho il coraggio di camminare in un'altra strada, in una nuova strada dove io porto come la giustizia, porto ciò che è giusto per me e sento che quando comincio a fare quei cambi e a camminare per quello che veramente è la mia verità, per veramente quello che io sento, io mi sento bene. Capite qual è la differenza? Io sto bene a fare questa cosa. Cammino in quella strada perché è il momento giusto di farlo e mi posso anche permettere di cambiare opinione. Se fino a ieri ho detto che non mi piaceva noi funghi e da oggi invece inizio a mangiare i funghi. Posso permettermelo oggi, posso permettermi di cambiare delle abitudini, posso permettermi a questo punto di iniziare a fare una ricerca e di scoprire qual è la mia verità. Vi siete mai chiesti qual è la vostra verità? In che cosa credete? Qual è la cosa veramente che voi state credendo? È veramente vostra o state andando dietro delle idee che non vi appartengono? Cosa voglio veramente io? Mi devo chiedere cosa vuoi, Chance, oggi? Cosa vuoi portare nella tua vita? Sei sicura che vuoi fare quella cosa? Quindi fatevi questa domanda, perché voi dovete essere nel centro, avere la libreria multidimensionale tutta intorno a voi e lo potete fare solo
se vi chiedete come volete camminare, in che modo volete camminare, se no non potete andare da nessuna parte, capite? E bisogna che vi liberiate, ci chiedono di essere liberi da condizionamenti, tutto quello che la mamma vuole, il moroso vuole, nonostante io ti ami follemente, io amo più me stesso, devo rispettarmi. Il rispetto verso di noi è la prima cosa ed è assolutamente importante, perché se voglio incontrare l'altro, lo devo incontrare con veramente essendo, onorando chi sono. E io ti incontro, ti guardo negli occhi senza paura di mostrarti la mia fragilità e la mia bellezza, per cui devo lasciare andare tutte quelle corde che ancora tengo mezza nascosta. No, mi mostro, apro le braccia e mi fido di chi? Di me. Quindi fidatevi di ciò che credete, perché se vi fidate di ciò che credete voi troverete veramente chi siete. In questi 13 giorni troverete chi siete. E potrete racchiudere quella porta con il passato e aprire qualcosa di nuovo che è per il vostro futuro, che è quello che vi chiama oggi, la chiamata che vi arriva oggi. Il viandante oggi vi sta chiamando, c'è una grande chiamata e ti dice chi sei, segui quello che senti, segui la tua verità. Porta in questi 13 giorni veramente, abbi il coraggio di scoprire veramente chi sei e dimostrarlo prima di tutto a te stesso e poi dimostrarlo fuori. Ma non perché dovete mostrare al mondo, perché non ce ne frega niente, ma mostrate chi siete e lasciate andare quelle cose. Chiedetevi chi siete, chiedetevi che cosa volete veramente, ma io questa cosa la voglio veramente fare o la sto facendo solo perché devo accontentare, perché tutti fanno così? No, oggi non c'è più tempo, perché è cambiato tutto. Abbiate il coraggio di chiudere quella porta con il passato, se anche ci sono delle perdite di soldi, d'amore, qualcosa, chiudetela quella porta e datevi la possibilità di rinascere ora in questa nuova era, in questo nuovo momento potentissimo, perché io mi devo amare, devo prendermi cura di me assolutamente, quindi io devo veramente rispettare chi sono. Quindi se c'è qualcosa da chiudere, chiudiamolo. Non abbiate paura che dopo perdo cosa. A volte una perdita può darvi invece una grande rendita il giorno dopo. Ricordatevelo. E ve lo dico per esperienza personale. Fidatevi, fidatevi e affidatevi. Ok? Questa onda vi chiede di fidarvi e di affidarvi. Ok? E andiamo a vedere quali sono gli aiuti. Guarda un poco, non a caso, l'alchimia dei 5 elementi. Qui bisogna che noi portiamo tutto quello che abbiamo e noi siamo ricchi, abbiamo le mani che possono creare tantissima magia. Quindi fidiamoci di quello che arriva e quindi abbiamo tutti gli elementi alchemici nelle nostre mani. Questa nostra meravigliosa anima ci chiede di essere la nostra guida, quindi affidiamoci alla guida di quest'anima, lasciamoci portare. Provate in questi 13 giorni, vi chiedo di avere il coraggio di provare ad andare oltre. E guardate che cosa arriva, l'umiliazione. Perché? Perché comunque noi abbiamo sempre paura di essere umiliati, abbiamo sempre paura di non essere abbastanza, abbiamo sempre paura di non essere accettati. Ma ora non c'è più tempo perché che cosa ho dalla mia parte? L'alchimia. Io posso tramite questa alchimia riportare quell'umiliazione in bilanciamento, in armonia ed accogliermi e dire sei perfetta così come sei. Vai avanti. Ho parlato come un pompiere, come al solito, e spero che il messaggio vi sia arrivato forte e chiaro, perché mi è sembrato che l'energia che mi stava parlando e che ho comunicato con voi era ben chiara, eccetera. Quindi spero che
vi possa essere utile e vi leggo il meraviglioso poema del viandante. Io sono il profeta, codificato dal viandante dei cieli rosso. 13 è il mio numero, l'onda incantata della creazione. Molti tempi, molti mondi ho conosciuto, perché io sono l'agente del tempo universale. Esplorando lo spazio con vigilanza permanente, io sono il colonizzatore di mondi perduti, il galattico navigatore del tempo, l'occhio che tutto vede della quinta forza, consacra la mia fronte. Nella mia mano destra io tengo il libro della legge del tempo, un regalo della famiglia stellare. Nella mia mano sinistra tengo il compasso galattico, la ruota siriana, il compendio della via profetica. La profezia è legge naturale, una funzione del tempo. La mia camicia porta i due sacri numeri, 13 e 20, che attraverso le barriere del tempo e dello spazio sono incoronato dal segno dei cicli infiniti del tempo. Conoscere me è conoscere la profezia del tempo, nella promessa dell'alba che verrà. Sentite che meraviglia meravigliosa e vedete lui cosa dice? Conoscere me è conoscere la profezia del tempo, nella promessa dell'alba che verrà, ve lo ridico. Quindi fidatevi di quello che è per voi, quello che arriva per voi, fidatevi, abbiate fiducia, fate questo atto di fiducia verso voi stessi, è assolutamente importantissimo. Vi voglio un mondo di bene, vi do 3000 baci e dal mio tempio, il tempio del sole, con tutte le mie pietre, che io sono pazza per le pietre, passo la parola al mio amico di merende, Monciaio. Vi voglio bene, vi amo, vi amo, vi amo. Grazie tesoro, grazie, A te bellissimo, Monciaio. chiarissimo il messaggio. Dunque, infatti, è assolutamente perfetto ciò che hai detto, perché infatti durante questa onda, che è la numero 5, che già richiama il serpente che troveremo alla fine, il serpente quindi che, a cui torniamo perché dobbiamo essere pronti a questo grande cambio, come già prima Cinzia accennava, ma questo cambio dovrà essere appunto molto come dire, supervisionato, quindi la vigilanza sarà come uscire da noi stessi per, in questi 13 giorni, osservare e spaziare la nostra, appunto, la nostra, qual è il nostro vero potere e il nostro desiderio, quello che vogliamo cambiare. Qui lo possiamo fare, perché come ci mostra lo stesso glifo, è come una specie di portale il viandante. Siamo anche poi nella terza colonna, quindi portiamo il servizio insieme al sole di fare uscire e quindi di prendere una strada diversa, nuova. Ah beh, chi c'è? Un amico. Ciao. O un'amica, non lo so, forse un'amica. Questa è una signora, scusatemi, meravigliosa, una signora sordomuta che non parla, una signora che mi vuole un bene da morire. Quando vengo nel centro, viene sempre, mi abbraccia e mi bacia, quindi scusatemi, ma è veramente meravigliosa. Ma guarda, È un'anima galattica, è un'anima veramente pura e meravigliosa, quindi mi ha fatto anche bellissimo. piacere introdurla a voi. Scusami, non c'hai. Grazie. No, ma anzi, sì, calzava perfettamente, perché stavo proprio parlando di questo. In pratica, avendo come analogo il glifo della lacciatura dei mondi, servirà proprio a noi per comunicare, quindi aprire le nostre porte alle sensazioni,
ha un tipo di comunicazione anche molto sottile, molto distante da noi, che può essere veramente anche quindi un linguaggio che un sordomuto o una persona che a noi ci sembra assolutamente fuori, aliena da noi, e possiamo trovare questa grandissima riconnessione, allacciare quindi abbiamo una nuova opportunità per connetterci a mondi e a spazi diversi dai nostri. Quindi questo è stato perfetto, questa apparizione di questa persona, perché si ricongiungeva a quello che stavo proprio dicendo. E infatti tutto questo perché lo fa il viandante? Perché poi sfidando la notte, che è appunto la sua sfida e ha dall'altro lato, la notte cosa fa? La notte appunto ci dà il permesso di esplorare e di come dire, comunicare in un linguaggio onirico di quarta dimensione, no? Quindi se lei ci apre a questo, il viandante invece deve, come dire, veicolare e riempire quello spazio barriera che separa appunto la terza dalla quarta dimensione. Quindi abbattere le barriere, come diceva infatti nel poema poco fa. Questo significa abbattere le barriere fra la terza e la quarta dimensione e tornarle ad unificare per ritrovare appunto un terreno a noi sconosciuto, però vigilando sempre su di noi e su ciò che è il nostro messaggio. Quindi se io atterro, che ne so, su un altro pianeta o in un'altra dimensione, io riesco e so come poter comunicare, perché so e ho appreso questo linguaggio universale su un altro piano astrale e posso muoverlo e poterlo comunicare. Questo è importantissimo. Quindi questo è quello che fa il profeta in pratica. Poi volevo dire anche che questa onda rappresenta molto analogamente e metaforicamente il viaggio iniziatico di Quetzalcoatl, che appunto alla fine poi, infatti, spaziando e facendo questo grandissimo viaggio, che sarà come un po' testare noi stessi, sarà come vedere dove il nostro viaggio dove può arrivare, ecco, quindi dove che richiama appunto il qui e ora, nel senso di quarta dimensione, cioè dove possiamo arrivare, e però allo stesso tempo nella terza dimensione dobbiamo come dire, veicolarlo attraverso il corpo, e quindi sarà come non arrivare a questo serpente cosmico, perché siamo pronti a come dire, bruciare e sacrificare delle parti di noi che ci permettono poi di innalzare la nostra coscienza, il nostro stato che verrà alterato dai sensi, e per raggiungere appunto reami e spazi a noi sconosciuti. Questa comunicazione che dicevo, che attraverso e grazie all'allacciatore, compagno dei mondi, e la notte blu, che ci permette di comunicare e di spaziare nel mondo dei simboli onirico, nel mondo del dream time, e quindi entrare in questa tornare a questa legge naturale del tempo 13-20 significa proprio questo, quindi immagazzinare questo linguaggio a cui torniamo naturale, e potendolo quindi trasformare nel quotidiano, insomma nel nostro quotidiano vivere, ecco, in qualche modo. Quindi scegliamo qual è la nostra modalità, qual è il nostro portale, però dobbiamo sperimentare, dobbiamo esplorare, e quindi aiutiamoci proprio a uscire da questi confini, uscire da questi sentieri che ci porteranno appunto a ritrovare poi il seme occulto, e a far vedere agli altri quindi tutta la bellezza, l'arte, l'eleganza che ci contraddistingue. E anche qua Cinzia ne ha parlato,
Shams ne ha parlato, quindi fare vedere quali sono le nostre qualità, le nostre doti, i nostri potenziali, far uscire allo scoperto questa arte, questo tempo uguale arte, e quindi riuscire a splendere poi, appunto splendere la nostra luce, questa stella all'occulto che c'è in questa firma galattica di questo glifo. Dopodiché abbiamo il mago, domani incontriamo il mago lunare, e il mago lunare infatti ci fa capire assolutamente che noi siamo gli unici padroni di poter cambiare effettivamente le cose, ma che cosa dobbiamo utilizzare per cambiare le cose? Assolutamente, prima di tutto l'immaginazione, cioè quello che noi desideriamo, cioè la nostra anima, insomma, ricongiungerci con il nostro mago e capire attraverso il mago che cosa ci propone, cioè che cosa riusciamo a riportare in equilibrio su ciò che non vibra al nostro tempo, alla nostra frequenza. Il mago ci permette di ritornare in quello spazio di incanto personale che dobbiamo appunto cercare di ricreare a partire dall'immaginazione, quindi la magia che agisce, il mago è questo, quindi ci porterà a destabilizzare e a stimolare questa sfida, queste tematiche, ecco. Poi dopo abbiamo l'aquila elettrica 55 blu, meravigliosa, ultra super potente, e ci attiva appunto la possibilità di portare appunto questa visione che ci è giunta, arrivando così in alto e capendo di riuscire a poterla trasferire e realizzare sul piano fisico. Quindi la mente creativa dell'aquila planetaria che porta in unione la mente col cuore, disintegrando ciò che è ego. E tutto questo sarà possibile e deve essere realizzabile e vincolato su questo piano, proprio a servizio del nostro quotidiano, del nostro vivere, perché così riusciamo a capire dove e come poter veramente raggiungere quella destinazione, quell'obiettivo, quel luogo, ecco, che a noi ci sembra lontano, quella visione che abbiamo avuto che ci è arrivata. Dopo abbiamo il guerriero, il guerriero autoesistente giallo, che ci fa assolutamente, ci stimola sempre a livello comunque diciamo dell'intelletto, ci stimola e stimola molto la ricerca e trovare assolutamente quella forza e quel coraggio di poter andare oltre e definire appunto sempre quanto spazio nella misura che ci vuole per arrivare e ci divide da noi, dal nostro tesoro, cioè da quello che vogliamo raggiungere, quello che vogliamo ritornare ad essere, perché poi il serpente alla fine ci tornerà a ridare un pezzo e dei pezzi mancanti di noi stessi, appunto trascendendo i sensi e cambiando poi la pelle, quindi trovando questa nuova forma. Insomma, il guerriero ci aiuta già a trovare nella teoria, diciamo, intanto, facendoci le domande giuste e trovando la giusta conoscenza per poter avanzare verso questo serpente. Poi abbiamo la 5, scusate, il quinto tono, che è il 57 terra rossa intonante, e infatti qua la prima torre intonante, e abbiamo raccolto le forze che ci servono per poter diciamo navigare questi linguaggi e questi elementi evolutivi, diciamo, che ci vengono dati, che sono come dei nuovi ingranaggi che ci iniziano a girare e che portano tutto in sincronicità, tutto quanto si muove assolutamente
in armonia con il pianeta, e quindi il navigare questa onda sarà assolutamente molto più facile, perché ci rafforziamo, ecco, rafforziamo questa stabilità e questa connessione salda che dobbiamo trovare sulla Terra, quindi con il pianeta, con il femminile sacro che ci ha dato la vita e che ci accoglie qui e dentro poi questo corpo, perché poi la Terra è il nostro corpo, il nostro tempio, e quindi veniamo molto ben rafforzati su questo concetto questo giorno. Poi abbiamo il giorno 6, nello specchio ritmico, troviamo sempre più c'è questa bussola e questo orientamento che andremo a ritrovare internamente, si specchierà e rifletterà anche e proietterà quindi anche in esterno quell'ordine che è richiesto per ritornare a quell'armonia, a quell'equilibrio che fra dentro e fuori, fra ciò che siamo, che esprimiamo e che mostriamo di noi, deve in tutti i modi uguagliare quello che parte da dentro, e quindi riuscire a passare questa immagine, ad oltrepassare quello che ci viene mostrato di noi, e riuscire a superarlo attraverso appunto questo specchio e andare oltre, però mantenendo appunto questa grande coerenza, questa grande autenticità appunto di ciò che siamo e di chi siamo, e di quale messaggio appunto vogliamo portare. Quindi c'è un grandissimo senso di ordine, insomma, nello specchio, poi anche ritmico, è molto forte. Queste due cose che si interconnettono in pratica e ritornano assolutamente in nitidezza. Dopo abbiamo la tempesta, che prima già aveva evocato. Ah sì, ecco, ora mi ricordo da questo 59 a cosa alludevi, malandrina, guarda, io che faccio di tutto per andare al di là, oltre, e tu invece ogni tanto mi riporti un attimo sulla terra, esatto. Come la piaga così ti ricordi. Non hai più Esatto. tempo di pettinare le bambole, sapete, è finito il Ogni tempo. tanto bisogna vedere dove si è arrivati, giustamente su questo Io viandante. faccio dei test, Esatto. io ti testo, lo sai. Infatti proprio quello che dicevo, su questa onda bisogna vedere che cosa anche abbiamo imparato e come lo adesso affrontiamo rispetto a altre cose. E qui c'è un test, vabbè, per me, ma non è un problema. Per voi andrà tutto bene, tranquilli. Qui niente, in pratica siamo nel cuore dell'onda, quindi abbiamo la possibilità di incanalare e governare questa intensa energia che la tempesta ci fa sentire, ma soprattutto qui questa tempesta è una tempesta che agisce internamente, quindi interiormente avremo una grossa scossa che ci servirà appunto per catalizzare e andare a controllare questa grandissima energia che sarà e potrebbe essere soprattutto di tipo emozionale, perché va a smuovere le acque della luna rossa ovviamente nel tono 7, però appunto anche riuscendo a contenerla e appunto concentrarla in maniera sana, quindi per poi appunto crescere, nel senso, quindi aumentare e veicolare, diciamo, gestire tutta questa energia e questo sentire molto profondo, affinché non creiamo disastri o drammi esteriori. Quindi questa è la tempesta che ci dà questa possibilità di pulire in pratica, pulire tantissimo dentro di noi, ecco, soprattutto nel tono 7. Poi abbiamo il tono 8 che è l'insegnamento acquisito e integrato del Sole galattico nella scorsa onda, e qui andiamo a
diciamo, ad illuminare, e quindi cosa significa? Ad informare soprattutto dentro di noi in accettazione, ma anche poi in fierezza, quindi esteriore, tutto ciò che abbiamo coscientizzato e quanto siamo evoluti coscientemente durante quel periodo che abbiamo appena passato, quindi trovare, come dire, un'armonia che possa trovare un suo, diciamo appunto, modello di integrazione nel quotidiano e nella terza dimensione. Quindi cercare di veicolare questa luce significa portare la nostra luce, quindi la nostra verità e ciò che abbiamo conosciuto e che ci ha fatto vedere questo sole plutoniano, quindi che ha scavato, scavando dentro di noi. Ecco, in questo giorno possiamo veramente mostrare con fierezza i risultati di questo percorso, di questa ricerca. Poi abbiamo il dragone solare, meraviglioso, il numero 61. Col drago solare possiamo assolutamente essere nutriti, come dire, quindi capire che quella mancanza di casa, quella mancanza anche di quel bambino interiore che non ritrova più l'immagine appunto materna o diciamo di quella sicurezza, di queste caverne, di questo utero femminile, maschile, diciamo appunto del terreno, noi lo ritroviamo dentro di noi e qui cerchiamo di portare appunto questa sicurezza e questo essere i genitori di noi stessi e quindi crescere e maturare. Il drago solare è molto protettivo e è molto diciamo di cura, ma soprattutto per noi stessi, quindi riusciamo a trovare la forza poi ovviamente così di essere di aiuto agli altri nell'accudimento, però nel solare appunto ha già guadagnato, ecco, tutte queste qualità e le ha fatte proprie, ecco, il drago. Quindi queste ali sono ben salde e non ha problemi a spostarsi, visto che su quest'anno dovrà essere molto coraggioso questo drago. Poi abbiamo il vento bianco planetario nel tono 10. E nel tono 10 questo vento è tosto perché lo spirito e appunto ciò che ci vuole comunicare e questo sacro femminile noi lo ritroviamo manifestato in toto e anche in prepotenza e va assolutamente a cambiare delle cose, quindi nella realtà produce, manifesta un cambio molto forte che noi consapevolizzeremo dentro di noi, ma che poi vedremo anche perfezionato in esterno. Quindi attenzione in questo giorno perché le cose che cambiano saranno molto, molto forti, molto repentine e quindi cerchiamo di respirare molto profondamente e di ascoltare prima di parlare, ricordatevi, perché c'è molta... cioè in genere dovremmo essere comunque pronti, cioè il messaggio qui, oramai poi nel tono 10 il vento lo deve avere assolutamente già raffinato e purificato per poter uscire da quella bocca e diventare il verbo, quindi deve essere assolutamente purificato e in assoluta sintonia con il proprio spirito. Però io dico attenzione perché alle volte il vento crea anche delle cose, delle situazioni inaspettate, ecco, quindi se non siete per esempio riusciti ad ascoltare bene quello che vi vuole comunicare il vostro spirito, allora magari vi cambia e ve lo fa arrivare in maniera un po' più tostariella, ecco, repentina. Poi dopo abbiamo nel tono 11 lo spettrale, incontriamo la sfida, proprio quella vera e propria, di cui vi ho parlato prima, la notte, quindi qua ci si apre assolutamente
la sintonia e la connessione fra lo spazio e il tempo si ripristina, quindi il Dream Spell è tutto questo, quindi viene in nostro aiuto appunto nel seguire questa condizione più naturale in linea con la natura del pianeta e del tempo. Noi riusciamo a incanalare e a dissolvere, diciamo, come dire, materializzare queste intuizioni, questi sogni che ci sono arrivati, ci arrivano attraverso il canale appunto che connette la quarta e la terza dimensione, quindi ciò che noi incontriamo nell'astrale durante questo viaggio che ci porta lontano da casa, nello spettrale questa notte ci dà la possibilità di liberarlo e di lasciarlo, come dire, manifestare, ecco, manifestare ma nel senso di proprio proiettarlo, ecco, spettralizzare vuol dire proiettare tutta l'abbondanza e tutti i messaggi che ci vuole e ci vogliono comunicare attraverso la sincronicità, attraverso appunto intuizione, tutti questi tesori che noi nel subconscio tratteniamo e che ci vogliono ricontattare, insomma, è come è lo spirito che vuole ricontattare l'anima e quindi ritornare a riempire quel divario, insomma, separatorio. Poi abbiamo nel cristallo il seme, bellissimo il seme cristallo. Il seme cristallo ci fa assolutamente vedere quello che c'è in fondo e chiuso dentro il nucleo di questo seme. Voi immaginate questo seme però cristallino, quindi pulito, sapere esattamente quindi che cosa c'è dentro di noi, che cos'è quel tesoro, quel nucleo nutriente che poi si può trasformare, tutti questi tesori e questo potenziale che noi tratteniamo in maniera molto anche delicata e vulnerabile, appunto, attraverso il cristallo molto delicatamente possiamo intravedere quel nucleo e quindi sapere che cosa realmente possiamo diventare e riusciamo a farlo questo proprio mostrandoci, perché nel tono 12 noi universalizziamo e condividiamo quello che siamo perché ci aiutino, per aiutarci, diciamo, vicendevolmente a fiorire. Quindi da soli noi non possiamo farcela delle volte e quindi noi cerchiamo anche in esterno, condividendo e cercando anche dentro altri appunto semi, anime, quello che risuona e riverbera alla nostra frequenza, quindi aiutandoci a venire fuori, insomma, allo scoperto. Poi dopo, infine, appunto, troviamo questo serpente che mette le piume perché trascende se stesso, trascende quindi cosa vuol dire trascendere? La pelle vecchia, desunta di quello che siamo stati e di quello che abbiamo dovuto patire barra esperienziare su questo percorso che è come un'iniziazione molto tosta. Quindi qui noi siamo pronti a buttare nel fuoco questa pelle desunta, però ritornare ad essere cambiandola, ma ritornando semplicemente ad essere quello che siamo sempre stati e avendo recuperato la memoria ancestrale che appunto trattiene quel serpente che appunto raccoglie dai primordi e riesce qui a trasformarla in una nuova forma, in una nuova realtà che può riuscire che ha rafforzato, diciamo, se stesso ed è pronto per seguire più fedelmente appunto i propri istinti e quindi capire che deve fare in quel modo e non in un altro, in quello vecchio,
ecco, seguire il proprio istinto, quindi seguire anche e soprattutto la propria pancia, quello che noi desideriamo realizzare, quello che noi desideriamo essere, quello che vogliamo cambiare soprattutto, quindi possiamo qui farlo, trascenderlo e mantenere però la presenza, come dicevo, perseverando affinché questo cambio rigenerativo avvenga. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Adesso vi leggo il poema galattico della mia versione, che recita appunto: il profeta, il viandante dei cieli rosso. Io sono il profeta, codificato dal viandante dei cieli rosso. 13 è il mio numero, l'onda incantata della creazione. Molti tempi e molti mondi ho conosciuto, perché io sono l'agente del tempo universale, che esplora lo spazio con un atteggiamento vigile e attivo. Io sono il colonizzatore dei mondi perduti, il navigatore galattico del tempo. L'occhio veggente della quinta forza consacra le mie sopracciglia. Nella mano destra tengo la bussola galattica ruota siriana, il compendio della via profetica. La profezia è la legge naturale, una funzione del tempo. La mia veste porta i 2 numeri sacri, 13 e 20, che incrociano le barriere del tempo e dello spazio. Io sono incoronato dal segno degli infiniti cicli del tempo. Conoscermi è conoscere la profezia del tempo, inclusa nella promessa dell'alba che verrà. Benissimo, perfetto. Quindi trovate la vostra bussola e riorientatevi verso la vostra naturale legge del tempo, la vostra arte, e vedrete che andrà tutto bene. Perfetto, grazie mille per averci Bene, seguito. grazie Moonchild, grazie a tutti, grazie per averci seguito. In Egitto, invitato in Egitto. Assolutamente, buona onda a tutti. Buona onda, e poi ci farete sapere queste nuove piume, cosa verrà fuori. Esattamente, ci racconterete cosa succede prossimamente su questi schermi. Intanto grazie, auguriamo una buona serata e un buon percorso di 13 giorni. Muovetevi, muovetevi e attenzione a ciò che succede, perché qui ci saranno magic moments, quindi state pronti, aprite gli occhi, aprite tutte le antenne e guardate bene cosa succede, guardate veramente a da tutti i lati, da ogni dove, sopra, sotto, dietro e dappertutto, perché è una surprise, secondo me surprise, quindi poi ce lo racconterete alla prossima onda. Vi vogliamo bene, vi mandiamo tanti baci e dal mio Tempio del Sole buona serata e ciao a tutti. Ciao, ciao Moonchild. Un bacio a tutti. Ciao, grazie, ciao. Ciao.